Dal punto di vista ambientale non c'è dubbio che sia il cambiamento climatico. Il clima del pianeta sta cambiando, soprattutto per i paesi sviluppati come l'Italia, come i paesi europei. Questo presenta una novità che non affrontiamo da più di 100 anni, cioè il fatto che le condizioni meteorologiche, le condizioni climatiche, di acqua, di temperatura, influiranno in maniera pesante sulla nostra attività e sulla nostra vita giornaliera. Dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo, invece, il cambiamento climatico è un problema quasi esistenziale. Per alcuni di questi potrebbe portare a delle conseguenze di instabilità sociale molto significative. Diciamo che l'acqua è l'agente del sistema climatico sul territorio, quindi le inondazioni, le siccità, la cui frequenza è aumentata negli ultimi anni. Bene, questi sono fenomeni che sono i sintomi del cambiamento climatico. Il clima si esprime attraverso l'acqua e quindi a mano che il clima cambia, così anche cambia il comportamento dell'acqua. Quindi ci dobbiamo aspettare una maggiore variabilità e una maggiore impredicibilità dei fenomeni legati all'acqua, e già l'abbiamo visto sicuramente in Italia con i fenomeni dell'estate del 2022, con i problemi che ci sono stati in alluvioni nelle Marche e quant'altro. Non si tratta tanto di immaginarsi un gruppo di nuove professionalità, che pure ci saranno, ma si tratta di rimmaginarsi tutte le professionalità e capire come integrare questa nuova sfida. Quindi questo è vero dagli amministratori delegati di compagnie, che devono imparare a capire come comunicare a investitori, a consigli di amministrazione, l'importanza dal punto di vista operativo e strategico dei cambiamenti ambientali. Significa cambiare come vengono gestite banalmente le finanze. La Banca Centrale Europea ha cominciato a fare stress test che includono il clima, sia dal punto di vista del clima, diciamo del clima regolatorio, quindi la regolamentazione delle emissioni, ma anche dal punto di vista dei rischi fisici. Ha introdotto questi stress test sui conti capitale delle banche e degli istituti finanziari di tutta Europa. Questo significa che i contabili, gli esperti di finanza, i gestori di tutti questi fondi dovranno capire come un cambiamento climatico venga tradotto poi in un impatto economico e finanziario. Sicuramente c'è una sensibilità maggiore alle questioni ambientali, se ne parla di più, quindi è inevitabile che tutti, in particolare le generazioni che sono cresciute in un mondo digitale, siano esposte sempre di più a questi messaggi. Quello che non vedo è una grande capacità di interagire col sistema politico che poi determina le scelte che vengono fatte. Questo è dovuto, secondo me, a due problemi. Da un lato, il deterioramento dei corpi intermedi, non solo in Italia ma in tutto il mondo, sia che essi siano partiti politici, che sindacati, che organizzazioni, diciamo, nel terzo settore, nella società. Il deterioramento di queste istituzioni ha fatto sì che, se qualcuno vuole ingaggiare, è molto difficile capire come fare ad arrivare dall'azione individuale all'azione, diciamo, collettiva. Come si fa a collettivizzare il proprio desiderio di cambiamento? C'è anche, credo, una eccessiva fiducia, lo dico da scienziato, nella scienza, perché credo che il problema sia che la scienza è uno strumento fondamentale dal punto di vista diagnostico, ci dice che cosa sta succedendo, ma non ci dice cosa dobbiamo fare, perché nel dover fare ci sono componenti etiche, ci sono componenti morali, politiche che trascendono la fattualità. Questo non è un mondo prettamente positivista, e quindi richiede una visione politica che non sia solo seguiamo la scienza. Che l'acqua importa non solo perché trasforma la nostra vita quando si manifesta, quando eccede i limiti che le abbiamo imposto, sia essa la siccità o le inondazioni, ma importa perché è il fondamento del vivere assieme. L'acqua definisce come è fatto il nostro paesaggio, il nostro territorio. L'Italia è un paese, per esempio, che ha circa 30 milioni di ettari, circa 12 milioni di quelli sono coperti da foreste, 16 milioni sono in agricoltura e 2 sono città. Tutta l'Italia è intrisa d'acqua. Di conseguenza, scelte sull'acqua sono fondamentalmente scelte politiche, scelte di come è fatta la nostra casa, non sono scelte tecniche. E la soluzione ai nostri problemi idrici non sta in particolari tecnologie o particolari investimenti, ma sta nel coinvolgimento di tutti, e in particolare
nel coinvolgimento repubblicano di tutti. I romani non parlavano della loro repubblica come res publica, ma parlavano dell'acqua come res publica. C'è proprietà dello Stato, badi bene, non bene comune, non proprietà comune, è lo Stato che possiede l'acqua che cade sul territorio italiano ed è di conseguenza responsabilità del cittadino ingaggiare attraverso le istituzioni politiche per decidere cosa farne assieme.